Alessandroni, ambasciatore dell'Unione Europea del Liceo Laureano di Urbino e benvenuti in questo primo video, il primo di una serie che io e la mia squadra abbiamo intenzione di realizzare per fare chiarezza su tutto ciò che riguarda l'Unione Europea. In questa prima intervista tratteremo uno degli argomenti più caldi per gli studenti, la scuola e lo studio. Ma adesso lasciamo spazio alla nostra ospite. Dai, parlaci un pochissimo di te, cosa fai nella vita, chi sei? Mi chiamo Francesca, sono una studentessa all'Università di Urbino, sono al secondo anno della laurea magistrale in lingue e sono appena tornata dal mio Erasmus in Francia. Per quanto tempo hai studiato là? Ho studiato a Strasburgo per 5 mesi, quindi un semestre. Ma che cos'è il progetto Erasmus che ti ha permesso di studiare là? Il progetto Erasmus è un progetto dell'Unione Europea che permette a tutti gli studenti appunto dei paesi dell'Unione Europea di studiare per un semestre, un anno intero in un'università ospitante di un altro paese diverso dal proprio. Ma come ci si iscrive a questo progetto? Nel mio caso, come appunto nella maggior parte dei casi, tramite dei bandi pubblicati dalla propria università si fa domanda e poi vengono stilate delle graduatorie e se si risulta vincitore di borsa di studio viene assegnata anche una destinazione. Lasciamo da parte un attimo i tecnicismi e parliamo di quello che alla fine è importante. Com'è stata la tua esperienza? Com'è l'ambiente universitario? A Strasburgo per me è stata una bella esperienza, mi sono sentita accolta sia nella città che nell'università, un'università che è molto aperta a tutti gli studenti provenienti anche da tutto il mondo. Quindi c'è anche, ho sentito molto anche proprio questo aspetto dell'interculturalità, è molto bello. Ma quindi bisogna avere un'elevata conoscenza della lingua straniera? Nel mio caso conoscere la lingua francese è stato fondamentale proprio perché uno degli obiettivi che mi sono posta prima di partire, insomma che mi hanno anche spinta a partire per questo Erasmus era quello di migliorare il mio francese studiando questa lingua all'università. Sicuramente è fondamentale conoscerlo per la vita quotidiana nella città, ma per chiunque vada a studiare all'Università di Strasburgo per un determinato periodo o comunque in generale, non è così fondamentale perché l'università stessa mette a disposizione anche dei corsi per imparare il francese, quindi in un primo momento potrebbe anche bastare la conoscenza per esempio della lingua inglese. Ma come ti sei sentita appena arrivata? All'inizio, ovviamente, come tutte le nuove esperienze, ho avuto, non è stato così semplice abituarmi a questo nuovo paese, ad una nuova università, però ecco, quella è solo la parte iniziale, insomma, dell'esperienza, il cambiamento. Col passare del tempo poi è andato tutto per il meglio. Ma quindi cosa hai imparato da questa esperienza? Ho imparato dal punto di vista personale sicuramente ad essere più indipendente, autonoma, essendo stata questa la mia prima esperienza lontana da casa per così tanti mesi. E, dal punto di vista invece universitario, per quanto riguarda i miei studi, ho avuto l'opportunità di studiare in un ambiente diverso dal mio, quindi un sistema universitario diverso, quindi ho imparato anche nuovi metodi di studio, diversi da quelli a cui ero abituata qui in Italia, e ho avuto la fortuna di entrare in contatto con tante culture diverse, quindi ecco anche questa apertura è stata un'esperienza che da questo punto di vista mi ha arricchito tanto. Adesso concludiamo con le ultime domande più riguardanti l'utile. Quanto hai speso e se effettivamente ti ha fatto risparmiare a partire attraverso il progetto Erasmus? Sicuramente è molto conveniente e inizialmente
mi sono gestita autonomamente con le spese, anche perché la borsa di studio arriva dopo la partenza, nel mio caso a settembre, un mese e mezzo, 2 mesi dopo l'arrivo nel paese, nella propria destinazione. Però sostanzialmente alla fine credo che tutte le spese siano state coperte dalla borsa, quindi sì. E infine, come valuteresti questa esperienza? Positiva o ti aspettavi qualcosa di diverso? È stata un'esperienza al 100% positiva, nonostante appunto le varie difficoltà, ma quelle è anche abbastanza normale incontrarle in ogni circostanza. E valuto appunto, per quello che ho già detto, un'esperienza positiva che rifarei sicuramente e consiglio a tutti di fare almeno una volta. Grazie, per noi il tuo punto di vista è veramente importante. Infatti, dopo aver analizzato diversi punti di vista, abbiamo capito che l'opinione che ognuno ha sull'Unione Europea varia in base a diverse caratteristiche che hanno caratterizzato lo sviluppo e la crescita personale. Per esempio, il luogo nel quale si è vissuti e l'educazione che si ha ricevuto, ma il fattore più importante è sicuramente l'incidenza che ha il periodo storico nel quale si è vissuti. Effettuando una breve indagine su diverse fasce d'età, abbiamo capito che i più anziani non hanno un'opinione molto positiva dell'Unione Europea. La classe che ha vissuto il boom economico invece valuta più positivamente rispetto agli anziani le riforme dell'Unione, ma pensano che l'Italia abbia gestito male il passaggio e l'adeguamento agli standard UE. La cosa cambia quando si fa questa domanda alla futura classe dirigente che vede positivamente l'Unione Europea, ma il problema sono i giovanissimi. Quando questi infatti devono rispondere a questa domanda e nella maggior parte, molto spesso non sanno cosa rispondere perché non conoscono il tema di cui si sta parlando. Questo è l'obiettivo di questo progetto, detto progetto EPAS, non difendere la spada tratta all'UE, ma di farla conoscere attraverso i suoi privilegi e i suoi difetti. Detto questo, noi ti ringraziamo Francesca di essere stata qui con noi e ci vediamo a un prossimo video.